Welcome, welcome, benvenuti. Ce l'abbiamo fatta andare in diretta. Ciao, Ciao, Child. ciao, buonasera a tutti, ciao, Bentornati. bentrovati. Buonasera a tutti. Ce l'abbiamo Come fatta. state? Aspetta che condivido il... Sì, com'è che non mi arriva la diretta? Allora, Scusate. sì, delle volte non lo so, non mi è arrivato. Ah, ecco, ok, allora sì. Oggi vado tutto un po' in ritardo. Ciao Lauretta. Ciao, Welcome, welcome. benvenuti. Allora, qua Eccoci e qua. qua nella storia. Ok. Benvenuti nel Team 248, Onda della Stella Gialla, con qualche giorno di ritardo, ma io stavo volando, dovevo atterrare, la stella sono rimasta sulle stelle. Questa onda Sono dell'Aquila tornata a casa, ieri l'ha sono tornata portata a troppo casa. in là, l'ha portata troppo lontano questa onda passata. Questa onda dell'Aquila sì, ho fatto veramente un super volo, super pindarico, devo dire, è stato un Più di uno. super, super volo meraviglioso e ringrazio l'universo di questo grande dono di incontrare persone stupende, veramente meravigliose e stare proprio volare nell'amore, quindi un Sì, grande dono. vi Per consiglio di voi. scegliere quell'onda lì per andare da Shams, quell'onda lì è perfetta e io lo posso dire perché ero anch'io lungo quell'onda lì nel viaggio iniziatico con lei, quindi è proprio fatta apposta quell'onda lì per E com'è lei. andata questa onda dell'Aquila? Ma io sto tribolando un po' su e giù, però toccherò terra prima o poi, ma adesso sono in un passaggio molto delicato, ecco, quindi alla fine di questo Tzolk'in, ma per me finisce un ciclo lungo quasi 6 anni, perché mi sposterò da qua e quindi vedremo, insomma. Mi vedrete da più vicino, vi dico solo questo. Geogra Terrore, non abbiate terrore. No, esatto. Ci sarà, Siamo esatto, da nell'ultima onda dello Solkin, nella Stella Gialla, quindi facciamo questi ultimi 13 giorni per poi ricominciare di nuovo e questa onda ci parla proprio di essere belli, della bellezza, dello splendere, quindi l'Aquila ci ha fatto vedere dall'altro, no? Vision e, e tantissime, ha aperto tantissime strade, ha aperto tanto. Quindi questa onda della stella ora ci chiede di stare nella bellezza, no? Venus, meravigliosa eclisse e iniziamo a muoverci con le eclissi, no? Sabato. Io adoro le eclissi. Tu sei nata in mezzo a un corridoio di eclissi, Io se sono non nata in sbaglio. mezzo a quello delle eclissi, esattamente. Quindi per quello che mi trovo assolutamente super bene, Come ti ovviamente. trovi Mi super hanno bene? fatta uscire, fatta venire sulla terra proprio in mezzo a due eclissi, no? Tanto per stare leggera col fuoco. Esatto. Così come Sì, ti era trovi. vero, tantissimo dolore, ma anche una grandissima consapevolezza. Io sento molto, sì, molto, molto difficile molte cose, ma proprio bisogna ritrovare quel cuore che abbiamo,
quel grande perdono verso noi stessi, quella grande delicatezza verso di noi nell'accoglierci così come siamo, perché siamo troppo criticoni verso noi stessi, ci giudichiamo, dobbiamo essere perfetti, non ci andiamo mai bene. Invece a un certo punto è proprio accoglierci nell'amore e essere proprio delicati con noi, essere proprio quasi commossi da tutto ciò che ci è successo, per poterlo proprio riportare qua e fare questo grande cambio, questo buio che arriva per portare la luce, no? Quindi è vero, c'è dolore, però questo dolore possiamo anche, siamo noi che abbiamo la chiave per cambiarlo. Ciao Maria Teresa, ciao Daniela, ciao Daniela, ciao a Ciao. tutte. Quindi inizio subito che siamo, ovviamente siamo già nel terzo giorno dell'onda, ma ricominciamo dall'inizio ovviamente, e con l'affermazione della questa stella magnetica, no? Che era il giorno 8 e che ci accompagna comunque tutti questi giorni. Questa è un'affermazione, secondo me, che ci dobbiamo proprio ricordare e dobbiamo proprio portare dentro di noi in questo cammino di questa stella, come se questa stella ci aiutasse a fare un cambio, no? In questa suo infondere questa bellezza, in questo portarci a vedere veramente, ma proprio dentro di noi quanto siamo belli, no? Ciao Anna. Ehm, e infatti dice così, dice: "Io unifico per infondere bellezza, attraendo l'arte, sigillo la riserva dell'eleganza con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato". Quindi ci dice: metti bellezza intorno a te, cerca di trovare il bello nelle cose che hai intorno, non sempre guardare le cose negative, sempre guardare le cose che non vanno bene e soprattutto anche giudicarci e veramente massacrarci, perché qualche volta noi siamo veramente tremendi con noi stessi, no? Ho fatto un errore, Dio, ok, hai fatto un errore, dovevi passare da lì e andiamo avanti e cerchiamo di cambiare qualcos'altro. Marina, ciao. Ehm, quindi questo è veramente molto importante, no? Stare in eleganza, stare proprio nel vedere, no? L'arte intorno a noi, vedere quel disegno bellissimo che la nostra anima sta creando. Quindi non è tutto così male, non è tutto così doloroso. Cerchiamo di vedere perché. Mh? E vediamo un po' questa onda cosa ci vuole raccontare. Guardate, questa onda sta veramente aprendo tantissime strade, ehm, proprio per farci ritrovare noi, per farci ritrovare dove vogliamo andare, no? È come se l'aquila dall'alto ci avesse fatto vedere, no? Tutto questo movimento, tutte queste cose che non riusciamo a vedere. Siamo riusciti a vederlo proprio in una globalità, una visione dall'alto molto espansa. Adesso possiamo fare focus dove vogliamo veramente andare, quali sono i nostri talenti, quali sono le nostre qualità, qual è la cosa che ti piace fare, qual è la cosa che veramente vuoi portare, no? E allora io credo in me, allora mi si aprono le strade davanti, allora ho tantissime, invece di vedere le strade che sono chiuse, questa onda della stella ci dice guarda quante strade ci sono davanti, ma devi entrare in queste strade e camminarci con una grande semplicità, non ti serve altro che portare te stesso, non ti serve altro che riconoscere chi sei tu, cioè semplicemente io mi vedo.
io ho bisogno di me. E se voglio camminare in questi 13 giorni, in questo percorso, devo assolutamente cercare di essere me stesso. È importante che cominciamo un po' a perdonarci, a essere un po' più buoni con noi. Ciao Eugenia, mia Valentino. Mhm, mhm. Eccoci qua, i giochi sono fatti. Come si dice alla roulette russa quando la pallina gira. Bene, allora, intanto nel primo giorno dell'onda la stella ci dice cambia modo di guardare le cose, cambia modo di guardarti. Ti stan chiedendo se hai il ponte arcobaleno. Sì, integrato ce l'ha nella maglietta. Ehm, Ci chiedono di guardare le cose in un modo completamente diverso, di imparare a cambiare la visione di tutto quello che abbiamo visto fino a questo momento. Perché come vi dico sempre, le cose non sono come quello che state guardando con i vostri occhi. In questo momento la realtà non è quella che vedete, ma è come se l'invisibile fosse più visibile del visibile. Ok? Quindi cominciamo a vedere le cose e permettiamoci di cambiare opinione. Iniziamo a ricercare dentro di noi che cosa veramente vogliamo portare in questi 13 giorni, cosa veramente è quella bellezza che fa parte di noi, no? E ci parla proprio oggi, nel tono di oggi, non a caso, che è il tono de- dell'amore, poi il nostro Uncial ci illuminerà, ci parla del cuore oggi, ci parla proprio di portare, come vi ho detto prima, quel cuore, quella delicatezza, quel perdono verso noi stessi, quell'accoglierci e di essere veramente amorevoli con noi e di come dire, di accompagnarci e di non massacrarci tutte le volte che ci sbagliamo una cosa, perché c'è da riportare un ordine, perché c'è da riportare tramite quell'amore verso di noi, da rimettere giù delle radici e ricentrarci, perché noi abbiamo bisogno di credere in noi, credere nella nostra verità, credere in quello che portiamo e tutto quello che noi portiamo ci dobbiamo credere assolutamente, avere fiducia in noi stessi e sapere veramente essere leali verso di noi, no? Quindi è inutile che cerchiamo di fare le cose, di essere un'altra persona che non siamo. Allora in quel modo non riusciamo a portare quelle qualità che abbiamo nella nostra vita per noi e per tutti quelli che ci stanno intorno e iniziamo a percorrere una strada che va veramente velocemente verso il nostro obiettivo. È come se questa stella alla fine di questo, siamo alla fine dello Solkin, proprio ci restringesse la strada e ci dicesse quella è la tua strada, vai, quindi abbiamo dobbiamo avere il coraggio di andare per quella strada lì e di seguire proprio quella chiamata che arriva, quella chiamata profondamente dal nostro cuore e arriva anche con una morbidezza, con una delicatezza molto, molto, molto profonde. E proprio ci vuole il coraggio di porci al centro della nostra vita e di avere tutto quello che ci serve intorno. Questo è assolutamente importantissimo. E per un momento fermatevi,
quando siete al centro, non mettetelo agitatevi, non andate di qua e di là, fermatevi, respirate, ok? E guardate un po' cosa si sta mostrando. La stella, con tutta questa bellezza, ci vuole mostrare che cosa c'è intorno a noi. Se noi ci accogliamo con amore, se noi ci lasciamo guidare, allora possiamo vedere questo meraviglioso mandala con tutti i suoi colori, con quello che si sta mostrando. Però fermatevi un attimo, non dormite però, tenete gli occhi aperti, siete pronti all'azione, ok? Allora in quel momento sì che creo la mia creazione. Allora sì che vedo cosa voglio creare, dove voglio andare. Ecco, io quella cosa la voglio fare così. Adesso è il momento, la sento così. E riporto proprio armonia dentro di me. E cosa mi chiede alla fine nel tono 260 che io amo, che è il sole cosmico, ovviamente, che ho pulsato tante volte ed è un mio molto, molto amico, ovviamente non mi chiamerei Shams per nulla, mi affido, cioè questo percorso della stella ci chiede l'ultimo giorno di affidarci a qualcosa di più grande, qualcosa che è esattamente per noi, che è lì pronto. Però io devo togliere tutte quelle corde che ancora sto tenendo nelle mie mani, perché penso che posso gestire qualcosa, posso sapere, non devo sapere nulla, mi devo fidare e veramente, credete. Io mi sono fidata che quello che mi sta arrivando è veramente molto più grande di ciò che avrei mai immaginato, okay? Quindi affidatevi, come se vi buttaste giù, come dico io, dal 33° piano senza rete, ma non vi preoccupate che non cadrete. Quindi è molto importante che veramente in questa onda voi fate questo percorso di grande perdono verso di voi, di affidare veramente alla bellezza, perché cosa ci chiede questa onda? Ci chiede di ritornare al bello di noi stessi, di ritornare a focalizzarci su cosa è la qualità che mi piace, cos'è la cosa che mi piace di più fare. E non devo irrigidirmi perché devo essere perfetta, devo essere io coi miei difetti come sono, ma sono bella così come sono. È questo che dovete assolutamente riportare dentro di voi. Una grande accettazione, con un grande amore e con un grande perdono per se abbiamo fatto delle cavolate, ma per poter andare avanti e ricominciare in un altro modo. Grazie, adesso andiamo a vedere aiuti. C'è proprio la grande madre che arriva e che ci accoglie per fare che cosa? Per fare veramente una grande rinascita, no? La rinascita proprio tramite tutti i sogni che noi abbiamo e ci porta veramente la chiave della vita, vedete, per poter riaprire veramente quelle porte che sono assolutamente pronte per noi, quindi ci dà la chiave per poter entrare. Vediamo con le carte del sole e della luna. Guardate, la magia delle magia, i talenti. Vi ho appena parlato, quindi è come se la grande madre ci chiedesse di fare una rinascita per ritrovare i nostri talenti, per ritrovare che cosa? Come vi ho detto prima, le nostre qualità, che cos'è che mi piace fare, dove mi sento bene, dove mi sento armonica, l'armonia di quello che io voglio veramente fare.
Ciao Paola, bentornata anche a te. Quindi assolutamente importanti, riportiamo armonia nella nostra vita, riportiamo armonia dentro di noi e focalizziamoci in quella che è veramente la strada, come se si aprisse una strada e noi sappiamo che quella è la mia strada, io voglio andare e quindi con questa eclisse possiamo forse trovare veramente il focus per andare veramente dove dobbiamo andare. Grazie, ora vi leggo il meraviglioso poema. Io sono l'artista, codificato dalla stella gialla. 8 è il numero che apre la mia porta. Frequenze risonanti sono la mia tavolozza per armonizzare, accordando all'impulso più profondo dell'universo. Osa essere bella. Io sono l'eleganza dell'illuminazione. Attraverso la mia arte coloro il tuo mondo. Io sono l'arcobaleno della tua giornata e il bagliore lunare della tua notte. Io sono l'artista. Qualsiasi cosa io faccia ha origine dalle stelle. Essere stellare, bimbo delle stelle, cantante stellare, è il mio nome. Io sono la corda galattica, risonante della chiave cosmica. Io invento canzoni e recito il giuramento cristallo che viaggia lo Zuvuia infinito. Le meraviglie di armoniche per sempre in espansione. Conoscere me è saper guidare la canzone infinita, indietro sino all'artista maestro di tutta la creazione. Vedete, osate essere belli perché siamo bellissimi dentro e fuori, quindi non dimentichiamoci mai questo. E in questo grande perdono che vi chiedo di fare, in questa onda, in questa accoglienza, in questa tenerezza proprio per tutte quelle difficoltà che ci sono, in tutto quello che dobbiamo portare e che si sta mostrando, perché proprio possiamo lasciarlo andare e possiamo decidere di aprire una nuova strada con tutti questi congiungimenti di pianeti che ci stanno semplicemente aiutando a portare armonia nelle nostre vite. Non rimaniamo bloccati, ma portiamo quell'armonia e portiamo quella bellezza dentro di noi e guardatevi allo specchio e vedete tutto quello che si sta mostrando. Grazie mille. Grazie Ahmed di essere qua con noi. Ciao. La tua qui qua. Grazie Ollin. Ciao Allin. Grazie a tutti, grazie a tutte di ascoltarci sempre. E passo la parola al mister Monciai. Eccoci. Allora, entriamo dunque un po' nel dettaglio, insomma, in questa grande corsa finale di questo lungo computo che appunto per 260 giorni esattamente è quello che più o meno praticamente combacia con la gestazione umana, quindi 9 mesi sono passati e noi come esseri umani abbiamo fatto questo percorso fino a questo momento per capire esattamente in quale luce e quale diciamo quale stendardo la nostra bellezza, quindi la luce della nostra stella che ci ha condotto qui su Terra, sul pianeta appunto Velatropa 24.3, che cosa è realmente la nostra, le nostre capacità, ecco. Secondo poi per esempio anche il principio telemico dell'ogni uomo, ogni donna è una stella, quindi noi siamo partiti
dal principio della prima onda, che siamo partiti proprio dalle caverne del drago rosso, a cui poi faremo di nuovo accesso non appena ci diciamo usciremo da questo collo dell'imbuto di cui già parlava Shams, che non è altro che veramente un parto cosmico, attraverso cui noi dobbiamo assolutamente prendere coscienza della luce, della bellezza e di chi siamo giunti a conoscere fino a questo momento. Ecco, quindi dobbiamo capire quale luce, quale modalità, ecco, noi abbiamo scelto per poterci manifestare su questo piano terrestre, e sarà molto importante appunto brillare della propria luce per capire che appunto nella fase, quindi stella, uomo, e poi diventeremo appunto questo sole alla fine di questa onda, dobbiamo capire e recuperare, diciamo, una autoilluminazione, perché il sole, essendo governato da Plutone, è assolutamente il raggiungimento totale, è come raggiungere una illuminazione che è di tipo più spirituale, ecco, quindi è infatti connesso assolutamente il finale e tutta questa, comunque, questa sapienza, questa saggezza cosmica, diciamo, dei Maya galattici, si riconnette a Sirio, che sarebbe appunto il sole del nostro sole, quindi la stella come sole, diciamo, individuale, che poi illumina e informa i vari sistemi planetari, ma prende la sua forza, la sua informazione ancora più alta da questo sole blu, che appunto a cui è molto è interconnesso questo sole cosmico che troveremo alla fine di questa onda. Quindi sarà come un riconoscere e riportare appunto di fronte a quello specchio che infatti qui in questa onda incontriamo nel tono proprio sfidante numero 11, sarà come porsi di fronte a questo grandissimo e abbagliante unica luce barra appunto bellezza, arte, che ognuno cerca di trovare e deve avere comunque dopo questo percorso lungo quasi 9 mesi, avere più o meno chiaro, ecco, quale luce brillare e da quale stella noi proveniamo, perché ognuno di noi proviene da una stella diversa e quindi porta il suo proprio, diciamo, univoco e differente stendardo, che poi all'unisono ovviamente sulla Terra si può propagare e può divenire sempre qualcosa di diverso e di più grande, e in continua espansione. Quindi da questo caos appunto che noi più o meno siamo venuti, e da queste caverne oscure abbiamo fatto tutto questo percorso fino adesso, e ci troveremo alla fine veramente ad auto-illuminarci. Quindi questo è il percorso fondamentalmente del significato proprio di questa onda. È molto forte. È come arrivare, per esempio, nell'astrologia solare canonica al segno dei pesci, quindi è il massimo del raggiungimento e della consapevolezza di essere comunque esseri spirituali, ecco, quindi si va molto molto in su qui. Niente, dopo tutto questo appunto che vi ho spiegato, entriamo un po' nel dettaglio. Ieri eravamo nel tono numero 2 della luna lunare, quindi ovviamente la luna in questo tono scuote veramente molto, cioè non solo il periodo molto delicato di questi tempi, e comunque anche in relazione alla sincronicità del percorso quadridimensionale dello Tzolk'in, ci fa capire che dobbiamo assolutamente cercare di ancorarci il più possibile alla nostra barca, al nostro veicolo che è il nostro corpo, e cercando di trattarci al meglio
per fluire le emozioni che in questo momento sono molto molto prepotenti, diciamo, e quindi cercando di fluire accettiamo questa sfida, accettiamo queste ferite che vengono sempre di più allo scoperto, per fare pace appunto e andare avanti per arrivare appunto a oggi, che è il giorno 3, e servire appunto l'amore di cui abbiamo bisogno, quindi del cane bianco elettrico. Il cane bianco infatti ci dice che senza poter attivare e poter vincolare appunto questo amore che dobbiamo assolutamente sviluppare e comprendere nella totale accettazione di chi siamo, allora solo così possiamo essere anche di servizio al prossimo per ampliare appunto, per ampliare questo campo del cuore che comunque va assolutamente nella direzione di chi siamo veramente, ok? Quindi nell'accettazione totale e nella totale fedeltà a se stessi. Poi abbiamo nel tono 4 la scimmia autoesistente, che ci crea una sorta di processo anche un po' strutturale, ecco. La scimmia nel tono 4 ci fa capire quanto e come diciamo il trick e diciamo la situazione scomoda possa in realtà disvelare un disegno, una trama molto molto importante per noi, perché appunto solo in questa maniera capiamo che è tutto parte di un gioco molto grande, di un gioco illusorio a cui abbiamo scelto tutti quanti di giocare, stando tutti insieme sullo stesso piano e portando appunto questa magia allo scoperto, nella forma, proprio nella realizzazione della scimmia numero 4, autoesistente. Dopo abbiamo l'umano intonante, esatto, sì. Quindi qui rafforziamo sempre di più il nostro credo in quello che siamo, in quello che scegliamo di essere e di apparire anche. Quindi nella totale nudità di chi abbiamo deciso di anche proprio di inscenare a volte per dare poi libero spazio alla nostra creatività, e a volte bisogna veramente anche saper giocare con questo, saper giocare con la propria immagine per poter comunque conoscere, come per esempio Oscar Wilde diceva, datemi una maschera, vi dirò chi sono, nel senso che comunque io sono e posso essere chi voglio, semplicemente essendo fedele a me stesso, e solo così posso quindi raggiungere i miei obiettivi, ecco, che sono molto più alti. Poi dopo abbiamo il viandante ritmico, tono 6, e qui cerchiamo di creare una sorta di organigramma anche lungo il nostro percorso, per far sì che lo spazio e comunque la vigilanza, diciamo, quello che andiamo a scoprire di noi stessi e del nostro operato attraverso noi stessi, sia e dia una forma molto armonica e abbia una sorta di come dire, un inserimento molto equilibrato fra lo spazio che prendiamo e quello che noi andiamo ad occupare, quindi in quale forma, in quale spazi si vogliamo noi manifestarci e come vogliamo farlo nella totale comunque continuità e anche fedeltà verso tutti gli altri, verso tutto quello che c'è intorno a noi. Quindi è molto importante questo. Dopo abbiamo il mago numero 7, siamo nel cuore dell'onda, quindi nel tono diciamo più
più invisibile, più comunque più connesso alla fonte. Quindi qui con il mago ritroviamo e rintercettiamo il disegno e comunque ehm, le direttive, diciamo, che ci arrivano dal campo più ampio da cui noi proveniamo. Quindi noi qui, uscendo dalla matrice del tempo e dalla prigionia del tempo, riusciamo a riconnetterci al percorso, diciamo, nostro, e capendo bene quello che noi siamo in grado di realizzare semplicemente immaginandolo e creandolo dentro di noi dal nostro cuore. E facendo questo, appunto, ci sintonizziamo con la nostra più alta, diciamo, espressione magica e artistica di chi siamo veramente. Dopo arriviamo all'Aquila galattica blu, e qui abbiamo compreso, come sempre integrato attraverso il percorso della onda appena passata, che attraverso appunto il rompere quel muro diciamo della mente, della prigionia, in cui ci tiene fermi e nella paura di andare oltre, di guardare da una completa differente prospettiva, abbiamo capito che abbiamo tutto assolutamente, come posso dire, in pieno controllo salubre di ciò che sono i nostri pensieri. Quindi tutto quello che ci arriva anche dall'inconscio, da ciò che è sconosciuto e da ciò che ci fa molta paura, lo abbiamo trasformato in una sorta di illuminazione, ecco, una visione molto chiara, nitida, e che assolutamente ci fa capire che siamo noi gli unici artefici della nostra mente, quindi del nostro tempo, arte. Quindi possiamo assolutamente viaggiare sicuri e andare verso quel sole che poi incontreremo alla fine, senza la paura senza le vertigini, senza la paura di chi possiamo essere, di chi possiamo osare di essere, nel controllo, appunto, quindi della mente, e quindi egoico, ecco, senza oltrepassare, diciamo, quel confine che poi potrebbe trasformare tutto in realtà in super ego, ecco. Quindi l'Aquila in realtà ritorna al cuore e capisce il suo grandissimo potere e non ne abusa, ecco. Questo è questa Aquila nel tono 8. Poi dopo abbiamo il guerriero solare, quindi la seconda torre solare, e qui abbiamo la possibilità di infatti dopo quest'Aquila, non a caso, sviluppiamo l'intelligenza e quindi anche la possibilità di risolvere mentalmente e con la nostra, semplicemente con i nostri mezzi, quindi della nostra mente e anche del coraggio che sviluppiamo in questo glifo, di uscire assolutamente allo scoperto, e siamo pronti qui per portare luce, per portare, come posso dire, un significato molto alto a ciò che andremo poi a conquistare. Quindi questi poteri, queste armi di questo guerriero solare portano assolutamente a utilizzare semplicemente la bellezza e ciò in cui noi siamo capaci e ciò che veramente possiamo essere, senza intaccare nessuno, quindi semplicemente emanando la nostra luce liberamente. Poi dopo abbiamo nel tono 10 la terra rossa planetaria, e quindi infatti qua è importante perché ci avviciniamo proprio a poter manifestare esattamente quello che in sincronicità gli eventi e tutto ciò che ci ruota intorno
riusciamo qui a dare un senso a tutto quanto, riusciamo a riconnetterci al pianeta, quindi anche a come pulsa e allo stesso, diciamo, allo stesso ritmo in cui la madre terra, e quindi anche un discorso molto, come posso dire, ecologico e anche di evoluzione, diciamo, propria e di sintonia che abbiamo raggiunto col pianeta, riusciamo a risvegliare questi grandissimi messaggi, queste grandissime, come posso dire, potenzialità che la Terra Rossa riesce a portare fuori allo scoperto e a interpretare e riuscire quindi a navigare meglio tutti questi strani messaggi, numeri, eccetera, eccetera. Poi dopo abbiamo lo specchio, infatti nello specchio 11, come dicevo, poniamo una grandissima attenzione al riflesso di quello che finalmente vediamo di noi e che non potevamo assolutamente vederlo fino a questo momento, perché troppo comunque la nostra luce era troppo soffocata, troppo opacizzata e obnubilata, quindi in questo tono lo specchio ci invita a liberare assolutamente quel riflesso e quell'immagine di noi che non sapevamo di poter irradiare, e quindi è una meditazione molto profonda questa qui, che libera proprio internamente e ci conduce al di là, oltre, addirittura oltre quello che è quello che noi pensavamo semplicemente di proiettare esteticamente o comunque immaginificamente. Ecco, in questo tono lo specchio proprio è come se il riverbero a un certo punto si troncasse e noi capissimo veramente, anche se solo per un attimo, cioè, riusciremo a riconoscerci e a capire che noi siamo realmente tanto tanto di più, ecco, e quindi questa bellezza deve assolutamente pulsare da dentro, quindi soprattutto prima che poi venga riflessa in esterno. Poi aggiungiamo al tono 12, che è la tempesta cristallo, e questo è il tono credo più mansueto per questo tipo di glifo, quindi nel tono 12 la tempesta non ha più bisogno di pulire, non ha più bisogno di sgombrare, non ha più bisogno di, come posso dire, irrompere brutalmente per creare comunque anche disastri o situazioni inaspettate che ci creano disagio. Semplicemente qui i colori sono a portata proprio di tutti, e quindi ognuno nella propria, diciamo, storm interiore ha focalizzato precisamente qual è la chiave per fare uscire questo spettro magnifico dell'arcobaleno che abbiamo ognuno di noi ha dentro, e qual è il proprio colore, quindi in quale forma possiamo condividere e manifestare questo tipo di cambio che abbiamo fatto fino a questo momento senza devastazione, ecco, tipica della tempesta. E quindi è molto, diciamo, è molto connessa al sacro, proprio al proprio, sì, alle proprie tonalità, ai propri colori, quindi qua sappiamo già esattamente quale colore e quale tono vibrare, quale colore brillare e chi siamo, quindi non abbiamo bisogno di distorcere o di creare sconquasso intorno, ecco, semplicemente per mostrarci per quelli che siamo. E infine appunto il sole giallo cosmico, quindi qui abbiamo questa vita che trascende
la vita, quindi è come un prendere coscienza alta di non essere appunto semplicemente quel pezzo di cosmo che è atterrato, è su questa terra fiorito, è diventato umano, e qui in pratica è come se ci riconnettessimo cioè dopo aver coscientizzato tutto questo, essendo stelle barra umani, abbiamo la possibilità di ritornare a capire che siamo parte di un progetto divino molto più alto, che siamo soprattutto e principalmente spirito che si evolve ogni volta su differenti piani o dimensionali o terreni, quello che è, e quindi dopo saremo poi pronti per poter ricominciare e ripartire da zero, perché non a caso poi il tono, diciamo, scusate, la frequenza occulta del Sole è già il drago che noi incontreremo nel prossimo ciclo iniziale dello Tzolk'in, quindi così come per il drago il cuore, diciamo, occulto è il Sole, qui abbiamo veramente la possibilità di rigenerarci e ritornare a quell'essenza appunto spirituale, recuperando questa grandissima forza e consapevolezza che ci aiuterà per poi ripartorirci con il drago nel prossimo ciclo, diciamo, iniziale. Benissimo, ce l'abbiamo fatta. Adesso vi leggo il poema galattico nella mia versione, che è il numero 8, l'artista. Io sono l'artista, codificato dalla stella gialla. 8 è il numero che apre il mio portale. Le risonanti frequenze sono la paletta dei miei colori, per armonizzare secondo i più profondi impulsi dell'universo. Osa essere bellissimo. Io sono l'eleganza dell'illuminazione. Attraverso la mia arte coloro il tuo mondo. Io sono l'arcobaleno nel tuo giorno ed il bagliore lunare della tua notte. Io sono l'artista. Tutto ciò che faccio si origina dalle stelle. Essere stellare, bambino delle stelle, cantante delle stelle, sono i miei nomi. Io sono l'accordo galattico che risuona dalla chiave cosmica. Io invento le canzoni e recito la promessa cristallina che viaggia negli infiniti Zuvuya, le meraviglie delle armoniche in costante espansione. Conoscermi è navigare l'infinita canzone fino al maestro artista di tutta la creazione. Perfetto. Grazie Moonchild. Grazie a voi, a tutti quanti, per averci sempre di ascoltarci. E questa ultima onda ci porta alla fine dello Tzolk'in, quindi grazie mille. Sì, ci rincontriamo. Ci vediamo con l'onda numero 1. Esatto. Per raccontarvi sempre le nostre visioni. Per il momento grazie, buona onda, brillate, siate belli, buona eclisse, buona nuova luna, buon tutto. Esatto, un sacco di roba. Vi abbracciamo forte, buona serata e grazie a tutti. Ciao, ciao, buonanotte, ciao. A presto, ciao.